Buongiorno ragazzi, oggi ho deciso che trattiamo un argomento molto pragmatico. Noi siamo qui al momento all'Academy a divertirci, a vivere il sogno, però effettivamente, una volta usciti dalla scuola, quali sono le opportunità di carriera qua a Los Angeles? Allora, diciamo che bisogna innanzitutto fare una distinzione tra attori americani, nativi americani o comunque madrelingua, e attori internazionali. Sicuramente gli internazionali, come la sottoscritta, ce l'hanno molto più dura che gli attori appunto americani o comunque che parlano inglese fluentemente senza accento, perché avere un accento è comunque un grosso limite qua nell'industria americana. Ci sono delle attrici famose o attori famosi che hanno un accento e che sono riusciti a fare di questo il loro punto di forza, come Sofia Vergara o Penelope Cruz, insomma ce ne sono moltissimi comunque, però è molto più difficile di quanto sembri. Diciamo, avere un accento ti preclude moltissime opportunità di lavoro. Questo è uno dei motivi per cui sto cercando di impegnarmi il più possibile, soprattutto nelle classi di dizione, che è anche quella più difficile, perché so che nella vasca degli squali, una volta che saremo lì nel mondo effettivo e vero e proprio, sarà una cosa che dovrò assolutamente essere in grado di utilizzare. Una volta finiti i 2 anni di corso dell'Academy, le opportunità, le possibilità sono principalmente 2. Ci si può o iscrivere, essendo di nuovo provinati, per fare il 3° anno facoltativo dell'Academy, che non sarebbe un anno scolastico ma più un anno di preparazione appunto al mondo del lavoro. Molte volte succede che la scuola stessa inviti dei casting director o degli agenti, quindi questo anno aggiuntivo all'Academy può servire molto soprattutto agli stranieri. Diciamo che è un po' una possibilità per mettersi in mostra. Ovviamente bisogna anche valutare che quello non è ancora il mondo del lavoro vero e proprio, quindi se si ha la fortuna e la possibilità, una volta usciti dall'Academy, di iniziare subito a lavorare, beh, tanto meglio. Di solito, da quello che ho sentito anche, le persone che iniziano a lavorare uscite dall'Academy proprio immediatamente dopo sono molte poche, e sono quelle poche che non si sono mai fermate e hanno cercato sempre, anche negli anni in cui erano all'Academy, di farsi contatti, conoscere persone. Io conosco principalmente persone americane con cui ho parlato che hanno avuto la possibilità di lavorare appena usciti dall'Academy. Qua bisogna essere sinceri, è dura, soprattutto se sei internazionale è ancora più dura. Sicuramente una delle cose più importanti, anzi probabilmente la cosa più importante per riuscire a lavorare, è avere o un agente o un manager che ti segua, che ti sappia consigliare, ti sappia indirizzare verso appunto i casting giusti. Qual è la differenza tra un agente e un manager? Spieghiamolo. L'agente è, diciamo, quello con cui è forse un pochino più facile iniziare, ed è una persona che di solito fa parte di un'agenzia comunicazione, che decide di seguire l'attore personalmente nella sua carriera e lo aiuta ad ottenere casting, provini, ad ottenere incontri con produttori, registi, casting director. Diciamo che è colui che ti dà la possibilità di mettere in mostra le tue capacità, no? Di colui che ti riesce a portare in quella sala casting che è tanto ambita e attesa da tutti noi attori che siamo qua a disperarci. L'agente quindi è una persona che si occupa proprio a livello pragmatico di procurarti delle opportunità di lavoro. Poi ovviamente il casting lo devi fare tu e devi essere tu che o ti aggiudichi o non ti aggiudichi il lavoro, però l'agente è una persona che ti dà la possibilità di metterti in mostra. Il manager invece, d'altro canto, è una figura un pochino più specializzata, di solito di norma che si affida agli attori che sono un pochino più esperti, che sono già da qualche anno nel settore, però non è una regola fissa ovviamente. Il manager è una persona che si occupa dell'immagine pubblica del personaggio. Questo significa che sì, si occupa di casting, si occupa di ottenere lavori, contatti, come l'agente, però il manager controlla tutta l'immagine pubblica. Per quello di norma viene affidato soprattutto alle persone famose, mettiamola così, perché un attore, diciamo, che ha appena iniziato come me non ha ancora chissà quale immagine pubblica, e di solito non c'è un bisogno di un agente, perché
non è che abbiamo tutto questo grande fare. Però quando si inizia a ottenere una certa credibilità nel settore, il manager è molto importante perché ti dà anche un consiglio personale proprio su quale immagine vuoi dare tu e quali film dovresti fare, quali lavori, quali progetti dovresti appoggiare, quali altri no. Oddio, io adesso non sono in una posizione per dire questo sì e questo no, quello che viene, però diciamo che le persone famose, gli attori famosi, quelli che vediamo sul grande schermo, tutti hanno un agente e gli agenti sono i primi artefici delle loro carriere dal punto di vista organizzativo. Ma arriviamo al vero cuore della questione. La sala casting. Il processo casting americano è molto differente dal processo casting italiano e diciamo che io per ore qua di casting americani ne ho avuto uno solo. In Italia diciamo ne ho fatti un po', però mi sono da subito resa conto quali fossero le differenze. Allora, innanzitutto ho notato che qua negli Stati Uniti la presenza sui social media è molto più importante che in Italia per riuscire a ottenere un casting, il che se ci pensiamo è abbastanza inquietante perché un attore non dovrebbe essere un social influencer, però bisogna guardare in faccia la realtà e sì ragazzi, molte volte ultimamente viene preferito un attore che magari non è così bravo ma ha più follower a un attore che magari è molto bravo ma non ha una presenza mediatica, ed è una cosa che sinceramente io trovo personalmente ingiusta. Però i casting director ragionano in prospettiva di visualizzazioni e di persone che possono raggiungere e guardare il prodotto, e se tu hai un seguito già personale viene da sé che gli interessi di più al casting director. Questa è la cruda realtà. Diciamo che il casting si può svolgere in 1000 modi diversi, non c'è un modo prefissato e dipende anche da quello che si sta andando a fare, qual è il provino in questione. Diciamo che per i casting che si occupano di pubblicità, di commercial, sono di solito più veloci e sono quasi dei casting moda, nel senso che ci sono queste code lunghissime di persone, molte volte quasi tutti uguali a te, il che è abbastanza inquietante, che aspettano per essere provinati per la stessa cosa per cui vuoi essere provinato tu, quindi la pressione si sente. E di solito quando si fanno casting per pubblicità sono delle cose molto più veloci, quindi magari ti chiedono di dire 2 battute oppure ti chiedono molte volte di improvvisare qualcosa, si usa moltissimo la mimica, devi far vedere molto soprattutto espressioni facciali e reazioni a quello che succede. Non è proprio forse un'interpretazione interpretata, è difficile che all'interno di un casting per una pubblicità ti chiedano di fare un monologo. Però, oddio, non lo escludo, può succedere perché è sempre un'incognita, non si sa che cosa succede in quella sala casting, bisogna entrare pronti a tutto, letteralmente. Per me è no. Quando invece si fanno casting per progetti video come film, web series, serie tv, film indipendenti, insomma tutte le cose che concernono una storia un pochino più complicata e un pochino più sviluppata, di solito è molto probabile, anzi quasi sicuro, che se c'è qualcosa da leggere o c'è qualcosa da interpretare ti venga inviato non più di 24 ore prima. Su questo non si fanno scrupoli, soprattutto qua ad Hollywood. Devi essere in grado di imparare le tue battute nel giro di qualche ora, perché è comunissimo che ti vengano inviate tipo alle 2 di notte, poi il giorno dopo alle 9 del mattino si abbia il casting, per dire. Quindi bisogna sempre essere pronti, sempre al top delle proprie capacità fisiche e mentali per riuscire a imparare tutte queste battute che vengono date da un momento all'altro. Così per ora in questo preciso modo non mi è ancora successo. Quello che è successo a me è stato che mi è stato inviato il copione con le battute che avrei dovuto recitare un paio di giorni prima, così ho avuto modo di leggerle, ho avuto modo di impararle. Consiglio sempre a tutti di imparare le battute a memoria, anche se viene dato il foglio e anche se magari ti dicono puoi tenere in mano il foglio, è molto meglio imparare le battute perché così ci si concentra sulla performance. Questa è Miss Bohannon che ce lo dice e io mi fido di Miss Bohannon. Eri veloce o rilento? Io non lo so. Beh, diciamo che questo era quanto. Se avete cose da chiedermi o se volete approfondire delle cose, fatemelo sapere. Beh, la storia la sapete, io sono sempre qui. Ci vediamo alla prossima puntata!